Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi mi trovo qui per condividere con voi una storia che, purtroppo, non è facile da raccontare. Si tratta di parole, pensieri e riflessioni che arrivano direttamente da una delle attrici più amate della Turchia, Bergüzar Korel. In un'intervista esclusiva, la celebre interprete ha parlato apertamente di un periodo difficile, della stanchezza accumulata negli ultimi anni e delle sfide quotidiane che affronta come madre, moglie e donna impegnata tra carriera e vita personale. Quello che ha detto ci ha colpiti profondamente. È raro sentire una figura pubblica esporsi con tanta sincerità, lasciando da parte filtri e apparenze. Oggi, vi racconto tutto nei dettagli. Una vita apparentemente perfetta, ma dal di fuori, la vita di Bergüzar Korel può sembrare perfetta. Una carriera brillante, una famiglia meravigliosa, un marito affermato come Ali Tergenk, 3 figli splendidi e una casa tra Istanbul e Londra. Eppure, dietro i sorrisi e le foto curate, si cela una realtà molto più complessa. Durante l'intervista, Bergüzar ha ammesso senza mezzi termini che il carico mentale ed emotivo che affronta ogni giorno è pesante. Ci sono momenti in cui sento che sto per crollare, ha detto, con un tono che ha lasciato trasparire tutta la sua vulnerabilità. A volte, anche solo organizzare la giornata è una fatica immensa. Portare i bambini a scuola, seguire la loro crescita, occuparmi della casa, degli spostamenti, dei viaggi. È tutto meraviglioso, ma anche logorante. La vita a Londra, una scelta di cuore. Quando le è stato chiesto se si siano ormai stabiliti a Londra, l'attrice ha risposto con realismo e senza retorica: abbiamo scelto Londra per offrire ai nostri figli maggiori opportunità, soprattutto in ambito educativo e artistico. Nostro figlio è molto appassionato di musica, e qui ha la possibilità di studiare in ambienti stimolanti, con docenti qualificati e strumenti adeguati. Ma questo comporta anche rinunce. Non è semplice adattarsi a una nuova città, a un nuovo sistema, a una lingua diversa. Inoltre, ha raccontato di come la vita quotidiana sia cambiata radicalmente: viviamo con la valigia pronta. Halit è spesso in viaggio per motivi di lavoro. Io rimango con i bambini, cerco di mantenere un minimo di stabilità, ma non è semplice. Gli amici vengono a trovarci da Istanbul, cerchiamo di mantenere i contatti con la nostra vita precedente, ma a volte mi sento come sospesa tra due mondi. La fatica invisibile delle madri. Uno dei passaggi più toccanti dell'intervista è stato quando Bergüzar ha parlato della fatica fisica e mentale: ci ammaliamo spesso, per la stanchezza. I viaggi frequenti, i fusi orari, i cambiamenti di clima, tutto questo ci toglie energia. Non si tratta solo di stanchezza fisica, ma di un logorio interiore. A volte penso che ci sia poca comprensione verso le donne che, pur avendo tutto, si sentono svuotate. Come se non avessimo il diritto di essere stanche. Queste parole hanno toccato il cuore di moltissime donne che si sono riconosciute nel suo vissuto. La difficoltà di conciliare tutto: lavoro, famiglia, relazioni, benessere personale. E la sensazione di dover sempre dimostrare qualcosa, come se non bastasse mai. Halit Ergenk e i nuovi progetti. Nel parlare di suo marito, Halit Ergenk, l'attrice ha lasciato trapelare una certa malinconia. Halit è molto impegnato in nuovi progetti. Viaggia molto. Spesso non riusciamo neanche a sederci a tavola insieme. Ci manchiamo. Però ci sosteniamo a vicenda. Ci scriviamo, ci sentiamo quando possiamo. Ci raccontiamo i piccoli momenti della giornata, come fanno tutte le coppie che si vogliono bene. Ha anche aggiunto che uno dei motivi per cui hanno deciso di trasferirsi temporaneamente a Londra è stato proprio per facilitare la gestione dei loro impegni lavorativi. Qui possiamo trovare un equilibrio. È una città che offre tanto, anche se a volte ti mette alla prova. Ma per i nostri figli abbiamo voluto provarci. Le radici non si dimenticano. Nonostante tutto, Bergüzar ha voluto sottolineare quanto sia forte il legame con la Turchia. La nostra casa resta lì, i nostri affetti, le nostre origini. Abbiamo studiato entrambi al Mimar Sinan, una scuola che ci ha formati e che ci ha dato tutto. Non dimenticheremo mai da dove veniamo. Londra è solo una tappa. Non sappiamo quanto durerà.
forse un semestre, forse un anno. Lo vedremo. Ma il cuore è sempre rivolto verso casa. Il valore della maternità. Uno dei temi centrali delle sue parole è stato l'amore per i figli. Tutto quello che faccio, lo faccio per loro. Per vederli crescere sereni, curiosi, liberi. Non è facile, lo so. A volte mi sento sopraffatta. Ma quando li guardo negli occhi, capisco che ne vale la pena. La maternità è la mia più grande fatica, ma anche la mia più grande gioia. Ha poi raccontato di quanto i figli siano diversi tra loro, con passioni e caratteri ben definiti. Ali è riflessivo, osservatore. An è pieno di energia, sempre in movimento. Leila, la più piccola, è dolcissima ma già sa quello che vuole. Sono loro il mio mondo. Considerazioni finali. Alla fine dell'intervista, Berguzzar ha lasciato un messaggio semplice ma potente. Non bisogna avere paura di dire che si è stanchi. Non è debolezza. È onestà. E a volte è proprio da lì che si ricomincia. Queste parole, pronunciate con una dolcezza quasi sussurrata, ci hanno colpito profondamente. Perché ci ricordano che anche chi vive sotto i riflettori ha il diritto di sentirsi fragile. Che dietro ogni volto famoso c'è una persona, con le sue fatiche, le sue emozioni, i suoi sogni. Se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio con tutto il cuore. È importante dare voce a queste storie, ascoltarle senza pregiudizi, e riflettere insieme. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi siete mai sentiti come Berguzzar? Avete mai avuto la sensazione di dover essere forti anche quando dentro vi sentivate esausti? Iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti come questo, lasciate un like se il video vi ha toccato, e, se volete sostenere ancora di più il mio lavoro, cliccate sul tasto Abbonati. Ci vediamo presto, con nuove storie vere, intense, sincere. A presto!